In questo video ti racconto quali sono tutti gli elementi fondamentali da tenere in considerazione prima di comprare una macchina fotografica per fare video podcast, vlog, video per YouTube e in generale per creare contenuti attraverso il video. Sappiamo bene che i video sono importanti, sono fondamentali direi, per cui è bene che il video sia gradevole da vedere. Come fare? Ci sono persone che utilizzano gli smartphone, ci sono persone che invece decidono di comprare macchine fotografiche e io oggi in questo video mi rivolgo proprio a chi sta pensando di comprare una macchina fotografica, sperando che non l'abbia già comprata, e ti racconto quali sono gli elementi fondamentali da tenere in considerazione per la scelta di una macchina fotografica, in modo da evitare di buttar via soldi e dover poi vendere e ricomprarne un'altra. Ma iniziamo con ordine. Uno dei primi elementi da tenere in considerazione è la grandezza del sensore. Il sensore è esattamente questo. Ok, quello che c'è all'interno. E più è grande il sensore, ovviamente più luce entrerà nella macchina fotografica e anche in situazioni di studi interni con luci basse o luci non troppo forti, otterrai una qualità video migliore. Ma il sensore grande prevede delle macchine full frame che di solito hanno dei costi un po' più elevati. Molte macchine fotografiche come questa o come quella che sto utilizzando io hanno un sensore APS-C, cioè un sensore più piccolo rispetto alla full frame che comunque ti permette di ottenere discreta qualità come stai vedendo in questo momento. Ok? Poi ci sono altri sensori come quello delle action cam, quello degli smartphone eccetera, ma in questo video ci concentriamo sulla grandezza del sensore delle full frame e dei APS-C. Quindi se stai pensando di creare contenuti per YouTube, video podcast o quello che siano, io ti consiglio di prendere una APS-C. APS-C che costa meno rispetto alla full frame e tutto sommato, come stai vedendo, ti permette di ottenere risultati gradevoli. Un altro elemento importantissimo da tenere in considerazione è se ti interessa avere le lenti intercambiabili. Questo tipo di macchina fotografica qui può montare qualsiasi tipo di lente, ovviamente compatibile con questo innesto. Esistono miliardi di lenti lì fuori. Il punto è: ti interessa avere degli obiettivi diversi? Vuoi investire soldi nell'acquisto di obiettivi oppure preferisci avere una macchina fotografica più piccola con la lente fissa che può avere un'escursione, non so, da 16 a 50 per esempio? Qual è la differenza? Te lo spiego subito, provo a fartela più semplice possibile. Di solito le lenti hanno una scritta accanto che è, ad esempio in questo caso è 15-45, in questo caso è 18-200, la lente che sto usando io è una 10-20. Che cosa significa? Significa che più è piccolo il numero, 10, più l'apertura sarà ampia, infatti si chiamano grandangolari. Come in questo momento, per fare vlog, per fare video su YouTube, di solito si scelgono delle lenti che hanno quel numerino più basso possibile, ok? In questo caso io ho la lente aperta a 12, ok? 12 e come vedi c'è uno spazio abbastanza ampio, ok? Quando vai a prendere una lente tipo questa e la porti a 200, ok? Che cosa vedi? Si allunga, perché? Perché sta zoomando, si chiamano zoom. Queste servono appunto per riprendere lontano, quindi più il numero è piccolo, più si apre, più il numero si stringe, più mira lontano. Ovviamente ti ho fatto una spiegazione super semplice, non voglio essere troppo tecnico, ma spero che sia chiaro. All'inizio io avrei voluto tanto avere un video come questo che mi spiegava veramente bene cosa comprare, perché all'inizio ho fatto un sacco di pasticci con le lenti. In questo momento ho poche lenti, 3 in realtà, che funzionano però benissimo per quello che mi serve, ok? Quindi questa qui è, diciamo, la lente kit che esce dalla macchina fotografica, l'ho lasciata, insomma, non mi interessa, però spesso quando vado in giro a fare video, soprattutto mio figlio che gioca a basket, utilizzo questa perché da lontano riesco a fare delle foto e dei video abbastanza precisi. Ma se tu stai pensando, e concludo, di fare video su YouTube, ti consiglio di prendere una lente che arrivi almeno a 10, 12, 14, ok? Non di più, perché sennò devi metterti molto più distante. Quindi se hai uno studio enorme non c'è nessun problema, vai anche con quello che ti pare. Se invece hai una stanza piccola come la mia, ti conviene avere un'apertura maggiore che tra l'altro fa sembrare la stanza anche più grande.
Una caratteristica importante delle macchine fotografiche è l'autofocus, ovvero la messa a fuoco. Questa deve essere quanto più veloce possibile e soprattutto deve riconoscere il volto. Tu non lo puoi vedere, ma questa macchina fotografica sta inquadrando il mio occhio e il mio volto, quindi ha sia il riconoscimento facciale che dell'occhio. Quindi se io mi muovo, io vedo che mi sta seguendo, sono sempre a fuoco, ok? In questo modo ti garantisci di avere un'immagine perfetta sempre. Qual è la problematica che puoi riscontrare? Che molte macchine fotografiche non hanno l'autofocus sul 4K. 4K è la risoluzione della macchina fotografica di cui ti parlerò dopo, ma alcune macchine ce l'hanno soltanto sul 1080, mentre non hanno il dual pixel autofocus sul 4K, quindi verifica che l'autofocus ci sia e sia di qualità anche sul 4K, altrimenti diventa poi un problema da gestire. Una caratteristica che io do per scontato che ci sia in tutte le macchine fotografiche è il microfono interno. Il microfono interno è fondamentale perché anche se non vuoi usare microfoni esterni ma vuoi semplicemente riprenderti, è fondamentale che possa riprendere anche l'audio. Di solito i microfoni interni di queste macchine fotografiche sono pessime, tranne qualcuna che ha un buon microfono, un buon audio, ma di solito l'audio interno delle macchine fotografiche non è granché, ok? Quindi assicurati però che ci sia, perché in ogni caso ti serve avere l'audio, anche se non utilizzerai quest'audio, ma se vuoi fare come faccio io, in post-produzione, mettere in sync audio e video, è fondamentale che ci sia l'audio, altrimenti non riesci a metterlo in sync. Un'altra caratteristica importante è quella della stabilizzazione. Sinceramente a me questa caratteristica non interessa, perché come vedi la macchina fotografica è stabile, fissa lì, non si muove, quindi tutto sommato che il corpo macchina sia stabilizzato mi interessa poco. Ma se tu hai intenzione di fare vlog o comunque di muoverti, di camminare, di parlare, di fare delle riprese in movimento con la macchina fotografica, assicurati che il corpo macchina sia stabilizzato. Questa è una caratteristica che fa salire un pochino il prezzo della macchina. In alternativa ci sono delle lenti che sono stabilizzate, quindi se non hai il corpo macchina stabilizzato potresti comprare un'ottica stabilizzata. Questo ti aiuta a ottenere delle immagini più ferme. Ovviamente né il corpo macchina stabilizzato né la lente stabilizzata sostituiscono un buon gimbal, ok? Che è stabilizzato su 3 assi, diciamo un altro discorso. Però se non hai la mano troppo ferma o se stai iniziando adesso, sicuramente avere un corpo macchina stabilizzato o un'ottica stabilizzata ti aiutano tanto. Ma ripeto, se hai intenzione di fare video come me in questo momento, con la fotocamera fissa, tutto sommato la stabilizzazione non ti interessa. Una caratteristica importante che secondo me dovresti tenere sotto controllo è il limite della registrazione. Molte macchine fotografiche registrano fino a 30 minuti, dopodiché si fermano. Questo perché? Perché altrimenti si surriscaldano, perché non riescono poi a gestire file così grossi. Quindi se ti interessa avere una registrazione anche più lunga di 30 minuti, assicurati di leggere questa caratteristica nelle specifiche della macchina fotografica che stai per comprare. Ti dico la verità, a me questa caratteristica non interessa, perché anche quando faccio questi video non vado mai oltre i 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. E anche quando faccio riprese all'esterno per conto di clienti o altro, tutto sommato i video sono sempre brevi che poi vengono montati, quindi 1 minuto, 2 minuti, 30 secondi e poi li monto insieme. Quindi che ci sia un limite di 30 minuti a me non interessa, ma magari tu vuoi fare delle riprese molto lunghe, immagina un concerto, un evento, un discorso di qualcuno, probabilmente questo limite per te può essere un grosso problema. Quindi assicurati di verificare che la macchina che stai usando non abbia limiti di registrazione. Piccola premessa, se invece utilizzi la macchina per fare live streaming, questo problema non c'è, perché parliamo di questo problema solo in fase di registrazione, non di ripresa, perché quando fai live streaming la macchina è semplicemente accesa, quindi non c'è nessun problema. Una delle caratteristiche più importanti di tutte, è proprio per noi che facciamo podcast, audio podcast, video video per YouTube, è la connessione col microfono esterno. Quindi assicurati, questo è fondamentale, che sulla macchina fotografica ci sia l'ingresso per, ti faccio vedere in questo momento, l'ingresso per il microfono. È indispensabile, perché altrimenti non puoi mai connettere un microfono alla videocamera.
è importantissimo, soprattutto se sei all'inizio, soprattutto se registri all'esterno. Questa caratteristica è veramente indispensabile. Per fortuna la maggior parte delle macchine fotografiche oggi ha questa caratteristica di default, quindi assicurati che anche quella che stai pensando di comprare ce l'abbia. Se compri una macchina fotografica usata o comunque un po' vecchiotta, ecco, probabilmente devi fare ancora più attenzione a questa caratteristica, perché prima non tutte le macchine fotografiche avevano il microfono. Un'altra caratteristica indispensabile dal mio punto di vista è lo schermo orientabile. Come puoi vedere, questa macchina fotografica ha lo schermo che può essere orientato in 1000 modi diversi, ok? Quindi immagina che io sto facendo un vlog, aspetta, lo metto qui, ok? In questo modo ho possibilità di vedermi, ok? Oppure se voglio fare una ripresa da qui, posso orientare lo schermo, orientarlo addirittura così verso di me, in modo che vedo qui nello schermo cosa sto riprendendo. È indispensabile. Molte macchine fotografiche hanno questo tipo di schermo, altre macchine fotografiche hanno quello che si ribalta in alto o in basso. Sicuramente questo è un po' fastidioso perché allunga il corpo della macchina, ma ti assicuro che è il migliore, perché se tu dovessi mettere un microfono sulla macchina fotografica e avessi lo schermo che va in alto, urterebbe col microfono. Se invece metti la macchina fotografica su un cavalletto e hai lo schermo che ruota verso il basso, c'è il cavalletto davanti, quindi anche a me questo modo qui non fa impazzire, ma ti assicuro, dopo aver provato diverse macchine fotografiche, aver letto tantissime informazioni in rete, questa modalità qua è la migliore in assoluto. Un'altra caratteristica fondamentale è la durata delle batterie. Le batterie, in base alla macchina fotografica, hanno una durata più o meno variabile che può andare da 1 ora, 2 ore, di più, di meno, insomma, ci sono tante variabili in gioco. Quello che ti dico è questo: cerca di assicurarti di comprare una macchina fotografica che abbia delle batterie che durano parecchio, ma se fai video all'interno, assicurati che su Amazon o su altri portali si vendono quelle che vengono chiamate dummy battery. Sono delle batterie finte che hanno la stessa forma, non c'era una qui da farti vedere, che hanno la stessa forma della batteria originale. Qui va collegato un cavo, però, un cavo che poi può andare nella presa della corrente o tramite il cavo USB-C può andare a un alimentatore, a un power bank. Molto comodo perché, come me in questo momento, la macchina fotografica dalla quale sto riprendendo va direttamente in corrente, quindi io non ho nessun tipo di problema. Quando all'inizio non sapevo questa cosa, era un grosso problema perché la batteria mi moriva all'improvviso durante una ripresa e quindi puoi immaginare le urla che emettevo. Da quando ho capito, diversi anni fa per fortuna, che esistono queste dummy battery, ecco, ho risolto tutti i problemi, perché se sono in giro, per esempio, e non ho con me 20 batterie, 10 batterie, 5 batterie, ma io ce ne ho veramente tantissime, mi porto un power bank, collego la dummy battery al power bank, il power bank lo metto nel giubbino, lo metto dove capita, via, fatto, risolto, c'ho una durata infinita. Se invece sono in studio, preferisco, piuttosto che usare i power bank, usare l'alimentazione della corrente. Quindi assicurati che per il modello di macchina fotografica che tu hai scelto esistano delle dummy battery, costano intorno ai 20-30 euro, però una volta che ce l'hai ti cambia la vita. Un'altra caratteristica fondamentale è quella della possibilità di mettere tutto in manuale. Manuale è fondamentale, è il settaggio fondamentale per chiunque voglia fare video o foto che vengono bene, di un certo livello, perché quando fai fare tutto alla macchina in automatico, la macchina va a compensare la scarsa luce, la troppa luce, insomma, viene fuori un risultato non gradevole, o comunque non gradevole come se tu, sapendo quello che stai facendo, ovviamente, metti tutto in manuale. Sul mio canale ci sono dei video dove ti spiego come settare al meglio la macchina fotografica in maniera semplicissima per ottenere una qualità tipo quella che stai vedendo adesso. Quindi dicevo, se compri una macchina fotografica abbastanza vecchiotta, usata, assicurati che abbia la possibilità di mettere tutto in manuale. Le macchine moderne, tutto sommato, questa cosa l'hanno bypassato, per cui hanno tutte la possibilità di un settaggio manuale. Questo è veramente molto molto importante, perché nel settaggio manuale tu vai a indicare la temperatura del bianco in base alle luci che stai usando, il frame rate, l'apertura dello shutter speed, insomma, ci sono tutta una serie di cose fondamentali che solo in manuale puoi fare. Quindi in assoluto la regola è: devi avere tu il controllo di tutto.
Un'altra caratteristica importante è la risoluzione della macchina fotografica. Questa macchina fotografica va in 4K o arriva solo a 1080? Spero di non parlare arabo per te, però per dirti 4K è lo standard attuale di risoluzione consigliata per fare video. Quindi YouTube premia con un algoritmo di conversione di compressione diverso rispetto al 1080, eccetera, eccetera. Non voglio essere troppo tecnico, ma ti basti sapere che una macchina che non arriva al 4K oggi io ti sconsiglio di comprarla. Per fortuna le macchine moderne arrivano tutte quante al 4K, addirittura ci sono quelle super costose che vanno anche oltre, ma a noi quelle non interessano. È fondamentale che tu abbia il 4K, ma fai attenzione. Quando prendi una macchina fotografica che registra in 4K, fai attenzione che il video non sia croppato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando le macchine fotografiche tipo questa qui, per esempio, fa un 4K, in realtà non è un vero 4K. Quindi va a riprendere l'immagine del 1080, la ridimensiona, la rende più piccola, la ritaglia. Ecco, crop vuol dire ritagliare. Quindi non è un vero 4K, quindi il formato finale è 4K, ma in realtà non lo è. E infatti la risoluzione non è granché. Io la uso a 1080. Quella invece da cui sto riprendendo ha un 4K senza crop, quindi il 4K è identico come dimensione al 1080 come inquadratura. Ovviamente il 4K è molto più grande rispetto al 1080. Se riprendi in 4K, però assicurati di avere un computer che abbia un buon hard disk o hard disk esterni, ma soprattutto la RAM, perché i file in 4K sono molto pesanti. C'è un piccolo trucco che posso spiegarti. Anche se la tua macchina non arriva a 4K e non hai possibilità di comprarne un'altra migliore, non preoccuparti, perché dentro il tuo software per il montaggio video puoi montare tutto a 1080 ed esportare in 4K. Non è la stessa cosa, ovviamente, perché il software non è che migliora il video, ma puoi, tra virgolette, ingannare YouTube, caricare un video in 4K e far sì che venga compresso di meno e che, diciamo, sia ben visto da YouTube, che ormai consiglia già da un po' di tempo di caricare solo a 4K, ok? Quindi, se riesci a prendere una macchina fotografica che fa il 4K senza crop, molto 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 meglio. Altrimenti accontentati di quello che hai, quello che riesci a prendere nel tuo budget, però sappi che, ad esempio, io in questo caso il 4K su questa macchina non lo uso mai perché non ha senso. Ho un buon 1080, quindi uso quello, mentre in quella registro 4K. Bene, ci sarebbero tantissime cose da dire, tantissime altre funzionalità della macchina fotografica, ma mi fermo qui perché non vorrei che questo video, a parte durare un'infinità, fosse un po' troppo pesante, soprattutto in alcuni punti tecnici che ho cercato comunque di trattare in maniera molto semplice. Se sei interessato ad approfondire gli argomenti di questo video, commenta questo video e io ti rispondo e magari faccio un video specifico, più tecnico, perché probabilmente qualcuno di voi è un po' più tecnico, qualcun altro invece è proprio a zero. Quindi questo video l'ho fatto in maniera semplicissima, ma se ti interessa avere un video più tecnico dove spiego cose andando più nel dettaglio, fammelo sapere nei commenti qui sotto. Fare video è fondamentale, lo sappiamo bene, ma avere una macchina fotografica che ti aiuta è ancora più importante. Va bene usare lo smartphone? Assolutamente sì, a patto che tu abbia uno smartphone di ultimissima generazione. Perché hanno un sensore, gli smartphone hanno un sensore molto più piccolo, e quindi smartphone come il mio, nel momento in cui ti faccio questo video, ho un iPhone 12, no. Nonostante siano gradevoli all'aperto, ma al chiuso si vede un sacco di rumore nelle colorazioni più scure, non va bene. All'esterno sì, all'interno no, ok? Quindi assicurati di prendere una macchina fotografica, soprattutto se ha le caratteristiche che ti ho elencato prima, e sicuramente farai un buon lavoro. Dopo averla comprata, guarda però il video nel quale ti spiego come settarla al meglio per ottenere un'inquadratura, una resa come quella che stai vedendo adesso, ok? Basta, mi fermo qui, commenta questo video, fammi tutte le domande che vuoi e noi ci vediamo settimana prossima.